Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi, come ricetta del giorno, vi propongo la torta di mele con noccioline e cannella. Una torta semplice e veloce da fare senza lattosio. Come sempre, gli ingredienti sono giù nell'info box. Prima di lasciarvi alla ricetta, vediamo all'interno com'è venuta la torta. Questa è la fetta di torta una volta tagliata e adesso vi lascio alla ricetta. Prima di iniziare con la ricetta mi preparo la tortiera, deve essere di 20 cm di diametro con cerniera. La apro, sul fondo della tortiera metto la carta forno e poi richiudo. A questo punto con una forbice taglio l'eccesso della carta forno. Questo è il risultato. Questo è il risultato dopo che ho imburrato la tortiera. Non mi rimane altro che infarinarla. A questo punto che ho preparato la tortiera, la metto da parte e accendo il forno a 180 gradi ventilato. All'interno della ciotola inizio a rompere le uova. Alle uova unisco prima lo zucchero semolato e poi lo zucchero di canna. Adesso con delle fruste elettriche monto le uova con lo zucchero. Ho terminato di montare le uova con lo zucchero, praticamente sono triplicate di volume. Adesso verso l'olio di semi e con le fruste a minimo faccio in modo che il tutto si amalgami. Da questo momento in poi le fruste non servono più. Metto le nocciole, si può anche aromatizzare con della cannella e con una spatola inizio ad amalgamare da basso verso l'alto. In questo modo il composto di uova e zucchero non si smonta. Bisogna ricordarsi che questa torta non verrà molto alta in quanto è senza lievito. A questo punto inizio ad aggiungere un po' per volta la farina e sempre con lo stesso metodo vado dal basso verso l'alto in modo che la farina venga ben amalgamata. Aggiungendo la farina si può vedere che l'impasto stesso sta assumendo un'altra struttura, sta diventando più sodo. Adesso che ho terminato di incorporare tutta la farina, questo è il risultato: un impasto fluido ma ben strutturato. Prendo la mia tortiera che precedentemente ho preparato, al suo interno verso l'impasto in questo modo. Prendo la tortiera con l'impasto e la metto momentaneamente da parte. Ora, per ricoprire la superficie della tortiera ci vorranno 2-3 mele, dipende tutto dalla loro grandezza. Prendo la prima mela e tolgo il torsolo, in questo modo qui, e lo elimino. E poi passo a sbucciare la mela, in questo modo. Prendo la mia mela, la taglio a metà e poi la faccio a fettine, cercando di essere più regolare possibile. A me personalmente le fettine piacciono di vario spessore. La torta alla fine risulterà più rustica. Ho preparato la mia prima mela, riprendo l'impasto e adagio le fettine schiacciandole leggermente verso il basso sull'impasto e continuo così. In questo caso, poiché al lato c'è dello spazio libero, prendo alcune fettine che ho preparato in precedenza e le taglio a metà e metto al lato in questo modo le mie fettine tagliate a metà. E anche le mele sono state messe sulla superficie e come ultimo tocco la granella di zucchero. Questa è la torta pronta per essere infornata. Va cotta a 180 gradi, forno preriscaldato ventilato per 35-40 minuti. Dopo i primi 30 minuti di cottura vi
consiglio di fare la prova a stecchino perché la cottura varia da forno a forno. Questa è la torta una volta cotta, la lascio intiepidire stesso nello stampo e poi la trasferisco in un piatto da servizio. Questa è la torta una volta messa su un piatto ed è pronta per essere servita. Grazie per aver guardato fino a qui e buon appetito. Se volete lasciate un commento, iscrivetevi e lasciate un like. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacio a tutti!